Dopo aver lavorato il cavallo in campo, oppure quando siamo di rientro da una passeggiata importante e il cavallo magari è sudato e siamo una giornata torrida, come quelle che ormai ci accompagnano da un po' di tempo a questa parte, è normale pensare di fare una bella doccia al nostro cavallo. Però siamo sicuri che è veramente la cosa giusta? Siamo sicuri che c'è solo un modo per docciare il cavallo o magari ci sono più modi? Dei ricercatori dell'Università di Lublino in Polonia hanno fatto degli esperimenti. Hanno preso 4 gruppi di cavalli e l'hanno sottoposti a un lavoro mediamente intenso, sia prima che dopo hanno preso le temperature del corpo, sia superficiale che interna, attraverso misurazione rettale. Quindi hanno preso sia la temperatura interna che quella esterna. Dopo aver lavorato con questi cavalli, l'hanno sottoposti a docciatura in 3 maniere distinte. La prima era una docciatura di solo gli arti. La seconda era una docciatura invece della parte superiore del corpo, okay? In particolar modo la parte qui dietro alla nuca e la parte della groppa. E un terzo gruppo invece venivano docciati completamente, quindi sia le gambe che la parte superiore del corpo. Prima di tutto dobbiamo sapere che il cavallo è un animale che è abbastanza soggetto ai colpi di calore. Perché? Perché è un mammifero con un peso corporeo abbastanza importante rispetto alla superficie esterna. Di conseguenza la dissipazione del calore non avviene in maniera ottimale, cioè hanno un'ottima termoregolazione, ma quando sono sottoposti a lavoro intenso comunque la temperatura sale perché non ce la fanno a dissiparne così tanta quanto dovrebbero. Chiaramente questo viene amplificato molto in una giornata torrida e con una alta umidità. Perché? Perché il sudore del cavallo riesce a tenerlo a una temperatura ottimale, ma solo se evapora, perché nel momento che evapora raffredda il corpo del cavallo. Se non evapora perché magari abbiamo una umidità molto alta nell'aria, ecco che questo calore non ce la fa a dissiparsi e tendenzialmente può essere sottoposto ad un colpo di calore il cavallo. Quindi cosa è venuto fuori da queste ricerche? È venuto fuori che se noi abbiamo una temperatura del cavallo in generale non superiore a 38 gradi e mezzo, quindi dopo che ha lavorato, e abbiamo una temperatura dell'ambiente che non supera i 24-25 gradi, la soluzione migliore è quella di non lavare il cavallo completamente, ma di bagnarlo solo sulle gambe. Perché questo? Perché siccome la parte alta del cavallo è ricca di vasi sanguigni, eccetera, molto di più che delle gambe, se io lo bagno con acqua fredda c'è all'inizio una vasorestrizione, cioè i vasi si comprimono, si chiudono, ok? E questo fa sì che per un certo lasso di tempo la temperatura aumenti e non diminuisca, perché non riesce a dissipare calore proprio per via di questa vasorestrizione. Poi successivamente, ovviamente continuando, i vasi si riaprono e di conseguenza la temperatura ricomincia a scendere. Se io questo lo faccio nelle gambe e ho una situazione come quella suddetta, cioè una temperatura esterna non superiore a 24 gradi e una temperatura di fine lavoro del cavallo che non supera i 38 gradi e mezzo, è la soluzione migliore, perché non ho questo tipo di vasorestrizione che mi fa alzare la temperatura e lavando i cavalli sulle gambe riesco a ottenere lo stesso risultato. Cosa è venuto fuori anche da questo studio? Fondamentalmente che se siamo sempre nella condizione che ho detto prima, cioè non superiore a 38 gradi e mezzo la temperatura interna del cavallo e una temperatura esterna non superiore a 24-25 gradi, non c'è molta differenza tra i vari gruppi di test. Cioè abbiamo detto che erano divisi in 4, no? I gruppi di cavalli che loro hanno testato. Un gruppo non l'hanno docciato e l'hanno semplicemente fatto passeggiare. Un altro gruppo l'hanno docciato e l'hanno docciato solo le gambe. Un altro gruppo hanno docciato la parte superiore e un terzo gruppo tutto il cavallo, no? Si è detto prima. A questo punto cos'è che hanno visto? Che non c'è tanta differenza. Dopo mezz'ora, tra quelli che avevano semplicemente passeggiato e quelli che avevano docciato nelle 3 maniere diverse,
non c'era differenza, la temperatura era ritornata comunque a modo e quindi diciamo che alla fine non era giustificata la docciatura, potevano tranquillamente anche non farlo. Se invece la temperatura esterna è maggiore, cioè quindi abbiamo una temperatura esterna di 30 gradi, soprattutto con un'umidità intorno all'80%, allora in quel caso lì, e soprattutto se la temperatura interna del cavallo supera i 38 gradi e mezzo, allora in quel caso lì invece è opportuno docciarlo tutto, perché a quella maniera hanno visto che si ottiene comunque una discesa della temperatura più veloce rispetto che solo gli arti inferiori, gli arti, ok? Non ce l'hanno gli arti superiori i cavalli. Ma dopo che noi l'abbiamo docciato il cavallo, cos'è che si fa di solito? Lì si passa la stecca, no? Si passa alla steccatura del cavallo per togliere l'acqua in eccesso. E anch'io per moltissimo tempo ho creduto che fosse la cosa migliore, perché chiaramente docciando il cavallo e poi togliendogli l'acqua in eccesso, l'acqua che rimaneva sul cavallo evaporava subito e nell'evaporazione raffreddava il cavallo, no? Perché è quello che succede, quando evapora diminuisce la temperatura superficiale del cavallo. Allora, un altro gruppo di ricercatori cosa hanno scoperto? Che la cosa migliore invece non è quella di steccare il cavallo, ma di lasciarlo bagnato. Perché? Perché l'acqua è un ottimo conduttore e quindi riesce molto meglio a tirare via la temperatura superficiale del cavallo e abbassare di conseguenza la temperatura del cavallo, più che se io togliessi l'acqua e lasciassi fare questo lavoro alla sola e semplice evaporazione. Quindi da questa ricerca qua cos'è che se ne può trarre come consiglio? Allora, il consiglio primario è quello di non pensare che il cavallo vada sempre lavato, ok? Se la temperatura esterna è relativamente normale, quindi dai 20 ai 24 gradi, non c'è bisogno di docciare il cavallo, soprattutto se il cavallo non è così poi accaldato, quindi si parla di una temperatura interna non superiore ai 38 gradi e mezzo. Quindi diciamo nella stragrande maggioranza degli utilizzi hobbistici o la classica persona che fa la passeggiata, anche una passeggiata di 3 ore la domenica mattina, è difficile che poi dopo abbia realmente bisogno di lavare il cavallo per fargli abbassare la temperatura. Basta metterlo all'ombra, farlo passeggiare, dargli dell'acqua fresca e va bene lo stesso così. Però i ricercatori hanno visto anche un'altra cosa, che comunque il lavare le gambe del cavallo ha un effetto estremamente benefico a quelli che sono le articolazioni, i tendini e i legamenti. Per cui possiamo trarre anche un altro insegnamento, che tutto sommato se io anche qualora il cavallo non sia particolarmente accaldato gli do una bella lavata agli arti, male non è. Sono sicuro di non fare nessun tipo di danno al cavallo, cosa che invece potrei fare se la situazione non fosse ottimale, quindi non fosse la temperatura particolarmente alta e il cavallo non fosse particolarmente accaldato e io lo volessi lavare lo stesso comunque tutto, anche sopra. Magari in certe situazioni potrei creargli anche uno shock termico, cosa che comunque è sempre evitabile. Può shock termico può voler dire una raffreddata, qualche contrattura di qualche muscolo, eccetera, eccetera. Quindi direi che adesso ne sappiamo un pochino più di prima. Nel corso della preparazione del materiale di questo video ho scoperto anch'io sta roba qua sulla steccatura, che anch'io non lo sapevo, e quindi da ora in poi eviterò di farlo qualora sia giusto non farlo. Tipo per esempio, se io adesso lo dovessi sellare per andare via, ok, è chiaro che bisogna che lo stecchi, però se lo devo lavare solo per metterlo là tranquillo e rilassato nel paddock, posso tranquillamente lasciarlo anche senza essere steccato. Spero di avervi dato qualche cosa di importante su cui riflettere. Io ho scoperto delle cose interessanti, spero anche voi. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere con un commento, con un mi piace. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, perché a noi ci fa veramente molto piacere, oltre a darci una grande mano per diventare sempre più grandi e portarvi materiali sempre più, diciamo, di qualità su
su questo canale. Io adesso lui lo metterò nel paddock e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely.